Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2025. Ragazzi, è uscito il matto. Il matto fa riferimento molte volte al bambino interiore, ok? E quindi ho come la sensazione che ritroverete la grinta, la spinta, la voglia di scoprire, la curiosità di un tempo, quell'entusiasmo proprio dei bambini, questo gusto per scoprire la vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate inviarmi un'email. Trovate i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di metafisica, un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E troverete anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione, ragazzi, inserisco sempre le novità, i corsi, le promozioni, quindi voi eventualmente aprite la tendina, poi se avete bisogno di informazioni aggiuntive mi contattate via mail. Ok, allora questa è una di 4 letture che io andrò a fare per il primo semestre del 2025, poi verso maggio-giugno pubblicherò quelle del secondo semestre. La prima è una lettura generale ed è già uscita, questa è la seconda sulla crescita spirituale, poi ce ne sarà una sull'amore e gli affetti e un'ultima lettura sul lavoro e l'economia. Bene, ok, partiamo subito con un 10 di pentacoli, un asso di spade, un fante di spade, regina di pentacoli, asso di coppe, abbiamo un 8 di coppe, e la carta della forza. Qui la sensazione è di indipendenza. Ho come quest'idea che abbiate bisogno di scoprirvi da soli, di scoprire un po' il mondo da soli, o un certo tipo di percorso magari. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Allora abbiamo un 10 di pentacoli nuovamente, 5 di pentacoli, il matto, che interessante, il 5 di coppe e il 7 di coppe. È come se doveste imparare a trovare la vostra fiducia in voi stessi, indipendentemente da quello che potrebbe dire un'altra persona, un gruppo di persone, un gruppo magari lavorativo piuttosto che familiare. Come se aveste bisogno di aprirvi delle strade. Andiamo a vedere l'asso di spade. E ho anche la sensazione che per riuscire meglio nella vostra espressione personale avete bisogno di sentirvi liberi, non condizionati da contratti o da regole. Guardate, qui abbiamo l'asso di spade, l'otto di pentacoli e la carta della torre. Allora, con la carta della torre ci potrebbe essere un momento abbastanza intenso
che però porterà come della chiarezza mentale. Può essere su una questione lavorativa, piuttosto che se per voi magari si trattasse di una questione familiare, potrebbe riguardare nello specifico una quotidianità che si vive in famiglia, qualche tipo di regola, qualche tipo di routine. È come se con un lasso di spade si tagliasse qualche cosa per qualcuno, anzi, datemi una carta per questa torre, vediamo se riesco a essere più specifica. 6 di spade, 7 di pentacoli e re di bastoni. Come l'idea che a un certo punto deciderete di agire e di non aspettare più il consenso degli altri, il consenso del partner, il consenso del mondo. Il matto è matto, fa quello che fa perché ha voglia di farlo, non perché ci sia una ragione, perché è un impulso, è il movimento istintivo, è la sopravvivenza allo stato puro, quindi non c'è ragione in quello che fa, ok? Si butta da un dirupo, ragazzi. E quindi è un po' come il lascio stare tutte le regole perché fino ad adesso ehm, tenete presente che avete anche il 5 di pentacoli, quindi per qualcuno potrebbe essere proprio stata una dipendenza sia lavorativa, cioè essere le dipendenze di qualcuno, sia una dipendenza da un punto di vista magari caratteriale, monetario, del tipo dipendo dalla accettazione degli altri, dipendo dalle conferme che mi danno gli altri, dipendo dalle scelte che fanno gli altri. E qui è un po' come se finalmente arrivasse la vostra verità, la chiarezza mentale. Mi viene da dire, siccome avete qui la forza, proprio è come se arrivasse questa forza di interrompere qualche schema di comportamento. Vi dico che per qualcuno ci sarà un movimento di tipo fisico che state già pensando. Qualcuno ha già pensato di fare questo spostamento, fortemente potrebbe essere un cambio di lavoro, un cambio di professione, un cambio di missione di vita. Andiamo a vedere il fante di spade. 8 di bastoni e la carta della giustizia. La parola d'ordine potrebbe essere diplomazia per voi in questo periodo, ragazzi. Qui si tratta di osservare, di fare le cose in regola, soprattutto se si tratta di rotture di contratti o aperture di partite IVA o di nuovi progetti. Fate tutto quello che deve essere fatto, mi raccomando, perché qui abbiamo la carta della giustizia ed è una carta che parla anche di questioni burocratiche, ok? Diciamo che di norma fa riferimento al portare in equilibrio quello che vuole il cuore con quello che vuole la mente, parla anche di regole, quindi darsi delle regole magari per il momento di riposo piuttosto che il momento di lavoro. Andiamo a vedere la regina. Abbiamo un 8 di coppe e un diavolo, una carta per questo diavolo per piacere, re di coppe. Sento che potrebbe esserci qualche ideale che si sta mantenendo in piedi, però che non è sano. Potrebbe essere quello che viene rotto con questa torre, al di là di una routine di vita, di qualche cosa di concreto. E vi dico che ragazzi, per qualcuno di nuovo c'è un altro 8 di coppe, 2 8 di coppe, la carta del matto, c'era un 6 di spade qui. Poi andiamo a vedere adesso le carte che verranno fuori. Il matto ce l'avete 2 volte. Ci potrebbe essere come un movimento fisico, un allontanamento, per quello che vi dico, magari un cambio di lavoro, magari un cambio di direzione proprio. È come se cercaste qualche cosa magari che vi arricchisce meno a livello monetario, ma vi arricchisce di più a livello spirituale. Andiamo a vedere l'asso di coppe perché ho come l'idea è 6 di pentacoli e 4 di spade. Come l'idea che vi dicono di calibrare, di equilibrare.
i momenti di lavoro con i momenti di riposo. Se doveste decidere di diventare autonomi, per esempio, di iniziare una nuova attività, magari proprio in ambito spirituale, e avete dei collaboratori, o state pensando comunque di appoggiarvi a dei collaboratori, sento questa giustizia come se vi dicessero di essere imparziali, cioè di stabilire delle regole, poi tutti fanno riferimento a queste regole, piuttosto che pensarla in modo, esempio, commerciale, quella persona lì fa, non lo so, reflessologia, do più spazio a quella persona perché suppongo che quel tipo di trattamento vada di più. Dicono di fare le cose in modo giusto. Andiamo a vedere l'otto di coppe che c'è qui. Mm. Wow, mondo, giudizio e imperatore. Ho la sensazione che andando al di là, partendo con questo otto di coppe alla ricerca di qualcosa di più grande, mi viene da dire, di qualcosa di più alto, che vi possa dare una soddisfazione, un'abbondanza bilaterale, cioè sia un'abbondanza economica ma anche un'abbondanza di spirito, perché a mio parere se c'è una sola delle due non è abbondanza completa, ci vogliono tutte e due le polarità, la parte materiale e la parte delle relazioni, la parte emotiva, diciamo. E c'è questo diavolo. Allora, io il diavolo in questo caso lo sento come se fosse qualche ideale, qualche obiettivo, può essere o inerente a chi come deve essere un capo o a come deve essere tipo una famiglia, un nucleo familiare, è come se ci fossero delle convinzioni qui che vanno un po' bypassate. Cercate di vedere le cose da un punto di vista più ampio, provate a mettervi anche nei panni dell'altra persona o del gruppo di persone in questo caso. Però ragazzi io sento che, guardate, vedo la mente e il cuore e qui vedo i sei di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia. Sento come se doveste da un lato mettere a tacere l'ego, cioè devo fare quel lavoro lì, cioè devo andare a lavorare perché devo portare la pagnotta a casa, e dall'altro la parte emotiva, no? Cioè se per esempio siete in un lavoro dove non vi pagano abbastanza, dove continuano a trattarvi male, vi deludono continuamente, ehm, sì, uno pensa il devo stare lì perché devo portare la pagnotta a casa, però dall'altro lato è ok, ma quanto tempo io devo ancora soffrire così per lavoro? Magari c'è qualche cos'altro, magari non merito tutto questo, no? Magari mi prendo degli spazi, visto che comunque c'è anche un 4 di spade che vi indica ehm, come di prendervi un periodo di riposo, cioè è come se nel prossimo semestre faceste fatica a trovare dello spazio, del tempo per voi, un po' vuoi per la famiglia, vuoi per il lavoro, vuoi perché qualcuno potrebbe anche essere in fase di trasferimento e di trasloco, però è molto importante in questo caso riuscire a riposare, sia a livello fisico ma anche a livello mentale, ragazzi. Adesso andiamo a vedere la forza. Allora abbiamo Eremita, 4 di pentacoli, 5 di bastoni e l'imperatrice. Guardate, sento che l'impulso che avrete nel prossimo periodo sarà quello di, per certi versi, staccarvi. mm. Occhio perché tra il matto e l'asso di spade potrebbe facilmente scapparvi qualche cosa dalla lingua, quindi dire qualche cosa di troppo, da cui potrebbe esserci questo crack di cui ci parla la torre. Diciamo che la situazione di partenza la sento come una situazione tipo di sacrificio, come se fosse se steste pensando che dovete rimanere lì perché avete un compito da terminare, però anche no, cioè nel senso alla fine io non devo essere calpestato, ehm, posso trovare delle alternative, ci sono sempre delle alternative, magari noi non le vediamo,
magari quelle che vediamo noi non sono realistiche, però ragazzi, questo eremita alla fine della lettura mi fa capire che avete tutte le capacità per fare questa valutazione, grazie anche ai momenti che vi prenderete con questo 8 di coppe per riuscire a vedere le cose in prospettiva nel lungo periodo. Vi dico, qui avete mondo, giudizio e imperatore, si va verso la stabilità, la chiusura di un ciclo, un cambio, un risveglio. Dopo la torre di solito arriva il risveglio spirituale, bisogna cucirsi un po' le ferite, però è come quel momento di presa di consapevolezza globale che vi dà come la forza di andare avanti. Tenete presente che ogni sofferenza costruisce la nostra saggezza per andare verso questa imperatrice, verso la prosperità, verso la concretezza, verso l'abbondanza. mm? È un periodo dinamico, secondo me. Ripeto, potrebbero esserci degli spostamenti, quindi dei cambi proprio di direzione di vita, sia da un punto di vista lavorativo piuttosto che abitativo. Anzi, fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere uno di questi oracoli che può rappresentare una credenza limitante presente nel subconscio che voi avete, quindi noi non siamo coscienti di averle fino a quando non facciamo un lavoro sulle credenze limitanti, perché ho paura di non essere amato. Può essere che il dire la vostra verità vi sia un blocco, facciate fatica a dire la vostra verità perché avete paura di non essere amati. E invece qui in un certo senso si tratta anche di aprire il cuore. La carta della forza è una carta collegata con il quarto chakra, anche col terzo, però in questo caso con il quarto, ed è proprio l'apertura del cuore. È come se vi dicessero che è ora di girare questo asso di coppe e di far fluire i sentimenti e le emozioni dentro di voi. Ragazzi, andiamo a vedere uno di questi oracoli, vediamo che altro hanno da dirvi. Devo dire che lo sento un anno, oh, scusate, un semestre con una nuova sferzata di energia, curiosità, voglia di esplorare, voglia di andare avanti e mi viene anche da dire voglia di concretizzare, perché comunque tra la giustizia e questo 6 di pentacoli, insomma, occasioni ce ne saranno. E qui abbiamo tutto ciò che brilla. Carta numero 16, la sento molto collegata a questo 7 di coppe. Non fatevi troppo illudere da certi ideali, da certe ideologie, soprattutto se ve la raccontano sul lavoro e lì non ci state bene e vi traumatizzano ogni volta che parlate col capo. Però vi promettono quel tipo di lavoro, vi promettono quel servizio, vi promettono quella zona clienti, promettono e basta. Valutate, il 7 di coppe è una carta che parla di illusioni, quindi è come se doveste mettere i piedi per terra, focalizzare, aprire un po'. Innanzitutto questo asso di spade dà la chiarezza mentale su quello che vorreste fare e qui è un po' come il, ok, guardo la cosa da un punto di vista più ampio e inizio a fare questo percorso da solo di autostima, di autoconoscenza, di scoperta, soprattutto se siete abituati a fare lo stesso lavoro da tanti anni, il cambio effettivamente può essere spaventoso. Spaventoso perché ci si fanno mille domande, sarò in grado, come saranno i colleghi, come sarò da solo, troverò i clienti, riuscirò a pagare tutto, però alla fine avete il matto. Cioè qui si tratta di fare il salto di fede, avere fiducia sia nell'universo ma anche in voi stessi, nelle vostre capacità, nelle vostre doti. Quello che vi posso dire guardando questa carta è fate un passo alla volta. Adesso voi non l'avete visto, ma mentre io... Ah, non c'è già più, si vede che lo mischiate. Mentre io stavo spiegando, potete magari tornare indietro con il video, mentre io stavo spiegando l'imperatrice, sotto c'era un cavaliere di denari e, e la sensazione è che vi dicano fate un passo alla volta. Mm? Però state tranquilli che state costruendo la vostra stabilità, la vostra indipendenza. Bene, un ultimo oracolo dei semistellari. E qui è la vostra forza interna, ragazzi. Il vostro eremita. Perché giustamente per riuscire a farsi esperienze, cioè scusate, per diventare saggi bisogna farsi esperienze, per farsi esperienze bisogna
percorrere nuove avventure. Amore. Vivi la tua verità e condividi l'amore che è nella tua anima. Qui abbiamo due carte che mi ricordano la verità, è come se qualcuno dovesse iniziare a chiedersi chi sono, cosa voglio io dalla vita, cosa ci faccio io qui, qual è la mia missione o il mio scopo di vita. Se non sono domande che vi siete fatti fino ad adesso, penso che ve le farete e inizierete a rendervi conto di che cosa è un'illusione, esattamente quella del 7 di coppe. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video dedicati agli abbonati sono pubblici, quindi se voi entrate nelle playlist con le copertine lilla potete dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io non posso che augurarvi un 2025 splendido, che sia pieno di avventure, di passione, di amore, visto che qui ce l'abbiamo. Vibrare nell'amore attira altro amore. Vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!